Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di un piccolo dispositivo che sicuramente tornerà utile sulle nostre moto e nei nostri viaggi. Infatti oggi vi voglio parlare di Aoci ed esattamente il modello BX. Aoci è un piccolo dispositivo che implementa la tecnologia Apple CarPlay ed Android Auto in via wireless e permette così facendo, dopo essere montato sulla nostra moto, di avere il telefonino di fronte a noi, però non passando dal telefonino ma passando dal display di Aoci. Così facendo possiamo utilizzare il nostro navigatore preferito oppure gestire, se montiamo sul casco un interfono, la possibilità di gestire la nostra musica direttamente dal dispositivo Aoci. Ma bando alle ciance, andiamo a fare l'unboxing e vediamo che cosa contiene la scatola. Ottimo ragazzi, ora effettuiamo l'unboxing del nostro dispositivo Aoci BX. Innanzitutto la scatola è veramente ben fatta, bella pulita, belle linee. Qui vi lascio la possibilità di seguire le pagine ufficiali di Aoci, oppure avete anche contatti WhatsApp e mail. Vediamo che sul lato della scatola troviamo questo QR code, ce ne sono due, portano entrambe alla stessa pagina e non è nient'altro che il manuale. Aoci infatti si impegna a non fornire più manuali in carta ma bensì in formato digitale. Ora però voglio fare una piccola premessa. Esistono due tipi di modelli Aoci che in realtà sono entrambi uguali, cambia solo un equipaggiamento che si può avere, cioè parliamo del sistema BSD. Aoci infatti può avere il sistema BSD, quindi il sistema Bliss, che permette quindi il rilevamento dell'angolo cieco. Io non ce l'ho, non me lo sono fatto mandare, anche perché chi ha la Voge Valico DS900X sa bene che la moto è già equipaggiata con il rilevamento dell'angolo cieco. Ma come funziona? Funziona tramite un piccolo radar posto sul posteriore della moto che rileva l'angolo cieco, quindi le vetture che si trovano dietro di noi nel punto di non visibilità. Manda un alert vicino allo schermo, sui bordi un alert rosso, sui lati da dove sta arrivando l'autovettura dietro di noi, e c'è la possibilità di decidere se vogliamo anche far attivare la telecamera posteriore, così da poter anche avere la visuale senza dover guardare gli specchietti. Io onestamente non ce l'ho, non me lo sono fatto mandare, però per chi non ha una moto come la Voge Valico DS900X che già equipaggia il sistema Bliss è un buon dispositivo. Effettuiamo ora l'unboxing e vediamo che cosa contiene la scatola. Allora, innanzitutto troviamo il dispositivo. Il dispositivo è un dispositivo 5.5 pollici, ben fatto, bello robusto. Come vediamo il supporto è in alluminio e troviamo anche il sistema antivibrazione, così da non rovinare con le vibrazioni della nostra moto il dispositivo. Abbiamo una pellicola antigraffio sopra che poi verrà smontata, e qui abbiamo la possibilità di montare la micro SD che già viene fornita all'interno della scatola da 64 GB. Successivamente troviamo un controller da manubrio dove abbiamo la possibilità di cliccare il tasto home, quindi tornare sull'home del dispositivo Aoci, un tasto per rispondere alle telefonate e un tasto per cambiare le modalità sul dispositivo Aoci, modalità e telecamere. Abbiamo i classici gommini, in quanto il supporto del dispositivo Aoci può essere montato dai manubri da 12 mm, dalle torrette da 12 mm a manubri da 28 mm, e qui troviamo tutti i suoi inserti, connettori vari con la base di alimentazione con il connettore a batteria che poi io taglierò e vi farò vedere il perché. Poi abbiamo questo è il modulo GPS, infatti il dispositivo Aoci ha anche il sistema Sentinel, quindi il rilevamento della posizione della nostra moto e la possibilità, in caso di contatto della nostra moto, di attivare le telecamere e filmare quello che succede.
che poi viene naturalmente salvato sulla micro SD montata nel dispositivo. Poi abbiamo le due telecamere, posteriore e anteriore. Poi abbiamo la staffa di sgancio rapido che poi monteremo sul nostro dispositivo AOC, il supporto in alluminio sempre del dispositivo, i due sistemi di ancoraggio direttamente allo specchietto oppure al blocchetto della nostra moto per il controller, molto interessante, oppure anche per il dispositivo AOC stesso. I sensori del TPMS, quindi della rilevazione della pressione negli pneumatici, viene fornito e possiamo vedere il tutto direttamente dal display. Io questi li monterò per provarli, come farò per le telecamere, ma per chi mi conosce sa bene che io non sono di tutti questi gadget, quindi li proverò solo per vedere se sono realmente funzionanti, anche perché la nostra moto già ha a TFT le pressioni. E poi troviamo una piccola vite, e adesso poi vi spiegherò perché cosa serve, e i classici fascette, chiave esagonale, chiave Torx, che tra l'altro è una chiave Torx un po' speciale, in quanto il dispositivo AOC, per non essere rubato, ha questa chiave Torx però con al centro un piccolo rilievo, che così facendo non permette al ladro di utilizzare una chiave Torx normale. E poi al suo interno troviamo anche delle fascette, un cacciavite per poter smontare la porta IP67 della micro SD del dispositivo AOC, un panno per la pulizia, un screen protection, quindi una protezione dello schermo, e la chiave esagonale. Andiamo ad effettuare le operazioni preliminari sul dispositivo AOC BX. Per prima cosa andiamo a montare la micro SD, quindi tramite il cacciavite che ci viene dato in dotazione andiamo ad aprire lo sportello nella parte inferiore del dispositivo. Una volta fatto ciò, aiutandoci con la punta del cacciavite, andiamo ad aprire la guaina, dato che il dispositivo è certificato IP67. Una volta aperta la guaina, abbiamo accesso allo slot della micro SD. La micro SD ci viene fornita con una capacità di 64 GB ed andiamo ad inserirla. Aiutandoci con la punta del cacciavite, andiamo fino al bloccaggio. Fatto ciò, andiamo a richiudere saldamente la guaina e a riporre lo sportello. Terminata l'operazione, andiamo ora a montare il quick release. Utilizzando la chiave Torx che ci viene data in dotazione, andiamo a smontare il modulo antivibrazione. Rimosso il modulo antivibrazione, con la chiave esagonale che ci viene fornito in dotazione andiamo a rimuovere questa vite. Rimossa la vite, la mettiamo da parte ed andiamo a rimuovere la sfera. A questo punto andiamo a prendere il sistema Quick Release e riconosciamo la parte superiore in quanto l'intaglio è più lungo rispetto alla parte inferiore. Andiamo a sganciarlo tramite l'apposito pulsante rosso e andiamo a prendere il modulo antivibrazione alla quale ci agganceremo la base del Quick Release. Prendiamo la vite tolta poc'anzi ed andiamo ad avvitare il tutto. Mi raccomando, non utilizzate la vite che troviamo all'interno del sacchetto del Quick Release, ci servirà in un secondo momento. Fatto ciò, andiamo a rimontare il modulo antivibrazione, ricordandoci che la parte più larga va verso l'alto.
Perfetto. A questo punto prendiamo la base del nostro supporto Quick Release e andiamo a montarci la sfera. Guardiamo bene in dettaglio la sfera. La sfera al suo centro ha questa guarnizione o ring che permette alla sfera stessa, quando inserita nel suo supporto da manubrio, di non muoversi. Questo è veramente un bellissimo dettaglio che fa di Oci un prodotto di qualità. A questo punto andiamo ad inserire la sfera all'interno del sistema Quick Release e tramite la vite che troviamo in dotazione all'interno del sacchetto del Quick Release la andiamo ad inserire utilizzando la chiave esagonale. Perfetto. Ed ecco come funziona il sistema Quick Release. Questa parte rimarrà sulla moto e questo dispositivo il dispositivo ce lo porteremo via. Perfetto. Ora ragazzi andiamo sulla moto ad effettuare le operazioni di montaggio. Ottimo ragazzi, come vedete ho già effettuato lo smontaggio del cupolino e del supporto del cupolino. Vi lascio qui sopra la possibilità di andare a vedere il video di come si fa. Ora montiamo sul braccetto di navigazione il supporto del dispositivo Oci. Quello che ci servirà è la chiave Torx, il supporto in alluminio, il mio braccetto da 22 mm, quindi gli spessori da 22 mm e la vite Torx che troviamo nella confezione. A questo punto andiamo a rimuovere la vite inferiore del nostro supporto, in quanto essendo da 22 mm sporgerebbe e di conseguenza non sarebbe bella da vedere. Infatti, se vediamo la vite che abbiamo tolto rispetto alla vite che troviamo all'interno della confezione è molto più lunga. A questo punto andiamo ad montare il nostro supporto, bisogna svitare leggermente ancora la vite superiore. Una volta fatto questo andiamo a mettere i suoi spessori da 22 mm. Come vediamo gli spessori hanno presente queste piccole linee guida da dover ancorare all'interno dei semianelli. Fatto ciò andiamo a stringere la vite. Prendiamo la vite corta e andiamo a posizionarla nella parte bassa. Una volta serrate le viti, montiamo il nostro dispositivo Oci. Ed ecco montato il dispositivo Oci. Ora procediamo con il montaggio della parte elettrica. Per effettuare il collegamento elettrico del dispositivo Oci ci servirà il connettore a 5 vie che porta tutti i dati tramite la testa più grande al dispositivo Oci e il collegamento elettrico per il sottochiave. Come vedete io ho già provveduto a tagliare e a spelare i fili, i due rossi uniti insieme tra di loro e il filo del negativo, quindi il filo nero, per poter collegarlo al sottochiave che ho creato e vi lascio qui sopra il video per poterlo effettuare. A questo punto procediamo montando per prima cosa il connettore che io farò passare qua dietro. Successivamente prendo il cavo di alimentazione e connetto il connettore rosso con il suo cavo
Fatto ciò, vado a connettere allo split il polo positivo e il polo negativo. Andiamo ora quindi a verificare il corretto funzionamento del dispositivo AOC. Andiamo ad accendere il quadro. Ed ecco il dispositivo AOC che si è acceso. Io l'ho già configurato, voi avrete la facciata di configurazione, seguite i passaggi e vi troverete in questa schermata. Ora, a titolo puramente esemplificativo, ma io non li monterò in quanto la dashcam anteriore già ce l'ho e la dashcam posteriore non la voglio, andrò a montare le nostre due dashcam. Per prima cosa monto la front camera e successivamente monto la rear camera. Ed ecco le due dashcam montate. Andiamo ora a vedere come filmano le due dashcam. Una volta montate e acceso il quadro, torniamo sulla home tramite il pulsante. Abbiamo la possibilità tramite il pulsante dashcam di vedere la front camera e la rear camera. Possono essere selezionate tramite il pulsante in basso a destra. Questa è la front, eccola qui, e questa è la rear camera. E può essere controllato questo switch delle videocamere anche tramite il controller. Ora lo montiamo e andiamo a vedere come funziona. Ecco montato il controller. Tramite la pulsantiera abbiamo la possibilità di cliccare su home, quindi di switchare tra le varie schede. In questo caso abbiamo Android Auto, le videocamere, e possiamo switchare il tutto front in questo caso abbiamo la rear camera riconoscibile dalla R qua sopra, la front camera, pressione pneumatici e la home, e tramite il pulsante centrale abbiamo la possibilità di effettuare e rispondere al telefono. A questo punto montiamo il TPMS e vediamo la sua correttezza. Una volta montati i due sensori in dotazione, clicchiamo sulle pressioni, ci appare la pagina delle pressioni pneumatici e dobbiamo effettuare l'abbinamento. Clicchiamo su ruota anteriore, andiamo a verificare visivamente il codice del nostro sensore. In questo caso è quello che termina con BE. Andiamo a cliccare ruota posteriore e clicchiamo l'ulteriore sensore. Ora il mio TFT indica 2.2 bar sull'anteriore e 2.7 sul posteriore, invece il nostro AOC BX segna 2.0 e 2.4. Dopo farò un giro di un test in movimento e vediamo se si settano tra di loro. Ottimo ragazzi, eccoci a bordo della Valicona per provare questo AOC BX. Allora, premetto con il dirvi una cosa. Rispetto al video del montaggio, sto facendo questo video 2 giorni dopo. Questo perché in questi 2 giorni ho voluto testare appieno le funzionalità e la correttezza dei dati della AOC BX e ha raggiunto appieno le mie aspettative. Però è giusto anche per voi poter vedere dal vivo come si comporta questo AOC BX. Innanzitutto vi parlo dello schermo. Lo schermo è uno schermo da 5.5 pollici che è il corretto compromesso con la nostra moto, quindi con la Voge Valico DS900X.
Questo perché ho avuto altri prodotti di competitor di Aoci che erano a 7 pollici e dopo un po' non vi nego che veramente mi stancavano, perché sono veramente grossi e io che tengo principalmente il cupolino nella posizione più bassa dava anche fastidio perché usciva dal cupolino. Invece questo è il perfetto compromesso con la nostra moto. Ma ora parliamo delle qualità della Aoci BX. Innanzitutto è un prodotto veramente robusto, al tatto si sente proprio che è di qualità. Rispetto ai suoi altri competitor, la staffa in alluminio e soprattutto il modulo antivibrazione lo fanno veramente un prodotto di nicchia. In più, come ricordate, durante il montaggio vi parlavo di una sfera con una guarnizione, e in questi 2 giorni ho preso anche qualche dosso, qualche buco un po' più allegramente, e la Aoci BX non ha neanche per un attimo fatto, come dire, passatemi il termine, non è neanche caduto una volta abbassandosi. Questo perché quella guarnizione è veramente efficace. Il touch, come potete vedere, si può tranquillamente utilizzare anche con i guanti da moto, è un touch bello fluido, la luminosità dello schermo è perfetta, ora siamo vicino agli alberi ma anche sotto condizioni di forte luminosità lo schermo è ben leggibile. Di notte, grazie al suo piccolo sensore di luminosità che ha qui a sinistra, si autoregola lui, di conseguenza di notte non dà neanche fastidio agli occhi e quindi lo rendono veramente un prodotto di nicchia. Ora parliamo dei suoi equipaggiamenti, i suoi equipaggiamenti di serie che io ho montato in questo momento, perché infatti ho lasciato il TPMS e il modulo GPS. Partiamo con il modulo GPS, dove io adesso imposterò 60 km/h con il cruise control e vedremo se i dati riferiti alla velocità sono corretti. Perfetto, io adesso ho impostato 60 km/h, abbiamo 60 km/h sul TFT e la Aoci BX ci fornisce un dato di 59 km/h. Di conseguenza abbiamo quel piccolo margine, ecco adesso è arrivato a 60 precisi, di conseguenza abbiamo quel piccolo margine di errore di più o meno 1 km/h. Ricordiamoci che la velocità in questo caso è data da un modulo GPS, quindi anche la copertura del GPS può influenzare il valore. Ora che siamo all'aperto, come vediamo, mantiene i 60-59 km/h. Per quanto riguarda il TPMS, abbiamo un sensore TPMS veramente ben fatto e preciso. Infatti, come potete vedere, abbiamo 2.2 sull'anteriore, 2.6 sul posteriore e gli stessi valori vengono riportati sulla Aoci BX. Premetto con dirvi una cosa: i sensori della Vox Valico DS900X sono posti tra il copertone e il cerchione nella parte interna. Di conseguenza il valore della temperatura è leggermente diverso. Infatti, se andiamo a vedere, con la Aoci BX ci viene fornita un 26 gradi sul front, quindi sull'anteriore, e un 31 gradi sul posteriore. Invece sulla Vox Valico DS900X, adesso mi fermo un secondo qua, come temperature vengono fornite un 31 gradi sull'anteriore e un 37 gradi sul posteriore. Quindi abbiamo una differenza di più o meno 5, più o meno 6 gradi. Questo, come vi dicevo, è un dato riferito cioè un dato così differente, però è solamente riferito al punto di lettura dei dati. Quello della moto lo legge all'interno, quello dell'Aoci BX lo legge all'esterno. Però sicuramente per chi non dispone di una moto come la Vox Valico DS900X, che ha già di serie la lettura del TPMS, può essere un buon aiuto quando si guida.
Per quanto riguarda la pressione, come vi dicevo, è tutto perfetto. Di conseguenza, cosa vi posso dire? È un prodotto veramente ben fatto, di qualità. Se mi chiedete se ve lo consiglio, io ve lo consiglio assolutamente, perché prodotti così ben fatti ce ne sono veramente pochi in commercio. Se volete acquistarlo o avete anche solo dei dubbi, lasciate qui sotto un commento. Se volete acquistarlo potete farlo sul sito aoci.com e tramite il codice sconto ALEAGO22 avete diritto a godere di uno sconto del 22%. Di conseguenza, con più o meno 200 euro vi potete portare una Oci BX a casa, così da poter montarlo sulla vostra moto. Con questo io posso concludere questo test drive. Come sempre vi ringrazio per aver avuto, come dire, tempo per guardare il mio video. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, a seguirmi su Instagram e ad entrare sul gruppo Telegram, dove sto cercando di riunire tutta la mia community. Vi ringrazio nuovamente e ci vediamo in studio. Ottimo ragazzi, siamo riusciti con successo a montare e a configurare il dispositivo Aoci BX sulla nostra moto. Se avete dubbi o curiosità sui dispositivi Aoci, non esitate a lasciare un commento qui sotto, che rispondo sempre a tutti, e se invece volete acquistarne uno potete farlo tramite la pagina aoci.com e in fase di checkout, se mettete il codice sconto ALEAGO22, avrete diritto di godere dello sconto del 22% sul vostro acquisto. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi qui sotto al mio canale, così da poter supportare il mio progetto, a seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto, così da rimanere aggiornati su quello che faccio con la moto, e perché no ad entrare anche sul canale Telegram, dove sto cercando di creare una community. Con questo vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata e una buona strada. Ciao ragazzi!